Introduciamo ora la seconda opzione, quella denominata campo di lookup. Il campo di lookup ha una doppia valenza. Possiamo inserire un oggetto campo di lookup per mostrare informazioni che derivano da altre tabelle e quindi sarà un oggetto di sola lettura, o possiamo inserire oggetti campi di lookup per consentire l'inserimento di valori. L'inserimento di valori in campi normalmente foreign key, in maniera simile alla query lista valori che abbiamo visto nel tutorial precedente. Cominciamo con un campo di lookup di sola lettura. Io vorrei poter visualizzare nel layout dettaglio degli appartamenti, oltre al comune, anche lo stato di riferimento. L'informazione stato viene mostrata nell'elenco, ma non viene mostrata quando la combo box è chiusa, ma solamente nella casella discesa. Quindi quando la combo box è chiusa viene mostrato solo la denominazione, che è il campo di decodifica. Quindi come possiamo fare? Possiamo utilizzare l'oggetto query di lookup. L'oggetto query di lookup insieme al campo di pannello di lookup ci servirà a mostrare informazioni che si trovano in altre tabelle, come in questo caso l'informazione dello stato che si trova sulla tabella località. La query di lookup è una query che viene eseguita per ogni record visualizzato. Quando impostiamo la query dobbiamo ricordarci che il risultato deve essere un record set con al massimo un record, quindi un record set o vuoto o contenente un record. Facciamo quindi due conti così chiariamo meglio. Se un pannello visualizzasse in lista 30 appartamenti e fosse presente una query di lookup nel pannello, allora la query sarebbe eseguita 30 volte, una per ogni record visualizzato. Il risultato sarebbe ovviamente riferito al record in esame. Dico questo per ricordarvi che le query di lookup sono sicuramente comode, ma è sempre meglio non esagerare, altrimenti potrebbe rallentarsi molto l'applicazione. Possiamo provare nel nostro progetto. Nella videata appartamenti possiamo aggiungere una query di lookup, quindi albero di progetto, pannello appartamenti, tasto destro, aggiungi query di lookup. Definiamo la query recuperando i dati dalla tabella località, quindi vuole dire che sulla riga from digitiamo località e come colonne, dopo la select, do un invio, aggiungo la colonna che mi interessa, cioè la colonna ISO stato. La query così scritta è corretta? Soprattutto, questa query ritorna al massimo un record? No. No, perché con questa query verrebbero recuperate tutte le località. È necessario aggiungere una condizione where. Per aggiungere la where, vi ricordo, ci si posiziona sulla riga from, si digita where e si preme invio. Qui adesso possiamo inserire la condizione. La condizione che sarà l'id dovrà essere uguale, dovrà in teoria essere uguale al valore presente nel campo di pannello id comune. Proprio questo id comune, questo valore campo di pannello, per poterlo scrivere, lo trasciniamo all'interno della condizione della query. Quindi rileggendo questa query di lookup, il sistema eseguirà la query sulla tabella località impostando questa where. Questa query, vi ricordo, in esecuzione verrà eseguita n volte per ogni riga visualizzata e la condizione sarà ogni volta modificata con il valore id comune del record appartamenti. Ultimo step, dobbiamo trasformare la colonna ISO stato in un campo di lookup, in un campo di pannello di lookup. Quindi sulla colonna ISO stato, tasto destro, aggiungi campo. Ora, riguardando l'interfaccia, faccio un attimo un doppio clic. Riguardando l'interfaccia, notiamo nella visione dettaglio e sicuramente anche quella in lista l'arrivo di un nuovo campo.
ma controllando meglio all'interno dell'albero di progetto troviamo il campo con un'icona blu. Questa icona l'avevamo già vista. Il campo con icona blu è sempre un campo di lookup, i cui dati derivano da una query di lookup effettuata su un'altra tabella. Adesso sistemo un attimo, nel senso che per quanto riguarda la lista, il nostro campo lo togliamo, quindi in lista false. Nella visione dettaglio sistemiamo l'intestazione sopra dettaglio, vado a stringere un attimo questo campo e a stringere un po' il resto che abbiamo in interfaccia, in maniera tale da poterlo disporre a fianco della località. Posso stringerlo ancora un attimo perché non contiene poi tantissimo. Perfetto. Quindi nella visione dettaglio l'abbiamo sistemato, nella visione lista l'abbiamo tolto, quindi effettivamente non c'è. Quindi possiamo fare la prova, possiamo compilare e vedere il risultato. Quindi mando in compilazione l'applicazione. Ecco, prima di aprire la videata appartamenti vado a fare qualche aggiunta. Compilazione completata, possiamo utilizzare l'applicazione. Prima di tutto andiamo a prendere la voce configura elenco località e aggiungiamo alcuni paesi, per esempio aggiungiamo Zurigo e lo suo stato è CH, poi mettiamo Parigi per esempio con FR, mettiamo Londra con UK, salviamo. Adesso possiamo aprire la videata appartamenti, possiamo andare in dettaglio e in dettaglio possiamo notare già la visualizzazione dello stato. Proviamo a cambiamo località, mettiamo Zurigo. Ecco, mi sarei aspettato un cambio immediato dello stato e invece avviene se salvo. Se faccio salva me lo cambia. Ecco, questo cambio sarà sicuramente da modificare qualcosa per fare in modo che il cambio avvenga immediatamente. Questo problema lo risolviamo tra poco. Lo risolviamo insieme al problema del caricamento dei file nei campi blob, che era leggermente lento. Però diciamo che il comportamento del campo di lookup sembrerebbe corretto. Questa è la versione read only del campo, infatti non posso cambiare lo stato, è un campo non modificabile. Esiste però un'altra versione del campo di lookup che è denominata smart lookup. La versione smart consente anche l'inserimento, quindi vuole dire che potremmo cambiare l'id del comune variando tramite una combo box sullo stato. Vi ricordo solo una cosa, se riapriamo l'elenco località non mi visualizza le località che ho inserito, cioè Zurigo, Londra, eccetera. Questo è dovuto al fatto di una where che abbiamo introdotto. Molto probabilmente all'interno del pannello località, della videata località, abbiamo aggiunto la where isostato uguale a ita. Era stato aggiunto per provare. Adesso non ci serve più questo isostato uguale a ita, quindi cancello posizionandomi prima dell'icona della condizione. Così riusciremo a visualizzare tutto. Invece, tornando alla videata degli appartamenti, noi vorremmo che anche dove abbiamo lo stato fosse possibile fare una scelta, quindi scegliere una località. Questa, come vi dicevo, è denominata Smart Lookup e per farlo la prima cosa è impostare correttamente all'interno della query di lookup le colonne, altrimenti il sistema mi farà sì vedere
n record, ma mi farà vedere solo l'isostato. Quindi dobbiamo fare un po' la stessa definizione che abbiamo fatto per le query value list. Quindi vuole dire che vorremmo visualizzare la denominazione, vorremmo visualizzare l'isostato e per ultimo la chiave primaria, l'id. La smart lookup è opposta alla query value list anche per questo, cioè la chiave deve essere l'ultima colonna. Nella query value list che abbiamo visto prima invece doveva essere la prima colonna. Poi come le query value list abbiamo delle proprietà per ogni colonna, quindi denominazione gli possiamo dare un titolo che è, non so, comune e indichiamo che è visibile, e la seconda colonna stato e indichiamo che è visibile. Non abbiamo però ancora trasformato questa query in una query di smart lookup. Per ora abbiamo solo aggiunto delle colonne. La trasformazione è semplice, avviene sull'albero di progetto e avviene sulla query di lookup. Tasto destro, attiva smart lookup. Possiamo salvare, compilare e vediamo che cosa succede. Allora, innanzitutto riapriamo un attimo elenco località, così come notate le riusciamo a vedere tutte, quindi perfetto. Riapro adesso appartamenti, andiamo nella visione in dettaglio, sblocco il pannello e ora lo stato è modificabile, per cui possiamo premere il pulsante e decidere di cambiare, dire Londra, cambiare, dire Parigi. Quindi come vedete il sistema automaticamente va a cambiare l'id comune sottostante e cambiando l'id comune sottostante cambia subito anche la decodifica della località. Quindi questo è un altro sistema che è possibile utilizzare. I due metodi che vi ho mostrato, la query value list e la query di lookup, sono i due metodi che andremo ad usare nei pannelli quando dobbiamo consentire l'inserimento di elementi che derivano da tabelle secondarie e che necessitano una decodifica.